Mi chiamo Matteo Bruno. Per 1 anno e mezzo ho fatto vlog settimanali ed ho capito una cosa. Creare video e condividerli con i miei utenti mi aiuta a fare ordine nei miei pensieri, ad affrontare ogni aspetto della vita in modo analitico, come fosse un'equazione. Per questo ho deciso di creare un nuovo tipo di video, i mind sharing. Ciao cani, io sono Marina e sono andata a vivere da sola. Imparare ad essere più maturo. L'inizio di nuove abitudini. Hai i tuoi spazi. Si comincia a costruire qualcosa di nostro. Andare a vivere da solo. È una roba che ho in testa da un po' di tempo. Ovviamente ci sono tante domande. È il momento giusto? Dovrei farlo? E per provare ad affrontare queste domande ho deciso di scomporre il problema in 4 parti. Ciao, sono Silvia e sono una studentessa fuori sede. Per me è un bene vivere soli perché non solo ti rende autosufficiente, ma ti fa capire quale sia la responsabilità di dover gestire una casa e nel frattempo dividersi tra studio e lavoro e il fatto che tutto ciò comporti delle spese e di essere capaci a non sforarle. Variabile 1. La possibilità economica. Io lavoro da quando ho 18 anni e tutte le spese che ho affrontato sono sempre state orientate al mondo del lavoro. Corpi macchina, obiettivi, luci e tutte le attrezzature per fare il videomaker. Poi ho comprato un'auto per poter urlare nel traffico. Poi ho investito nella nostra casa di produzione, la Slim Dogs, il posto che ci permette di lavorare mantenendo il nostro caos folle. Ognuno di questi elementi mi ha sempre portato a rimandare la scelta di andare a vivere da solo. Siccome adesso, a causa di una cosa che sto facendo, non è più in previsione di andarsene di casa, sto lavorando, sto guadagnando qualcosina, posso ipotizzare magari di affittarmi qualcosa, no? Cioè, bella idea. No, Matteo, no, perché stai investendo in altro in questo momento, no? Sono passati 3 anni dall'apertura della Slim Dogs, mi sono fatto 2 conti e mi sono accorto che posso permettermi un piccolo affitto. Questo mi ha portato a confrontarmi col mio Roberto Carlino interiore. Ciao, sono il tuo Roberto Carlino interiore. Ho saputo che vuoi prendere un appartamento in affitto. Sì, sbagliato. Tu investirai nel mattone. Va bene, grazie Roberto Carlino interiore. E quindi ho pensato, dai, apriamo un mutuo e indebitiamoci a vita. Anzi, se qualcuno di voi è un direttore di banca, io sono qui. Andare a vivere da soli sicuramente è un grande passo perché segna la fine dell'età adolescenziale e l'inizio dell'età adulta. Variabile 2. Crescere. Per quanto io continui a mettere queste felpe da pischelletto, ho comunque 27 anni e mi piace l'idea di trovare un nuovo luogo da chiamare casa. Io nella mia vita non ho mai traslocato, al massimo mi sono spostato da una stanza all'altra quando è nato mio fratello. Ho delle prove di questo. Questo sono io che gioco sul tappeto, questo sono io al mio compleanno dei 4 anni. In questa foto ero esattamente in questo punto qua. Qui avevo 6 anni e andavo in bicicletta dentro casa. Qui ero grasso. In questa foto invece ero incredibilmente sfigato. È stata scattata qui. Quindi fino adesso questa è stata casa mia. Questa cosa mi porta a un pensiero. Crescere è causa e conseguenza di andare a vivere da soli. Vivere da soli è bellissimo perché cosa c'è di meglio che avere la propria autonomia? Variabile 3. Crearsi il proprio spazio. Il gusto del cambiamento fa parte della mia indole. Io ho un serio problema con la posizione dei mobili dentro le stanze. Li sposto continuamente. E questo perché mi piace personalizzare l'ambiente in cui passo le mie giornate. Per esempio la mia stanza da letto l'ho completamente modificata almeno 4 volte. E la stessa voglia di cambiare e di rivoluzionare gli ambienti l'ho applicata quando siamo arrivati in questo posto. Questo è... No, c'è il parquet tagliato. No! Era completamente distrutto. E poi ci siamo messi lì, abbiamo riverniciato, abbiamo costruito i mobili con dei legni di scarto. E adesso è un luogo relativamente umano. Per il mio lavoro mi trovo a stare spesso in giro e quindi prendo un sacco di treni e dormo in luoghi che non sono mai gli stessi. Questa cosa nel tempo sta generando in me un bisogno di crearmi un nuovo luogo da chiamare casa, in cui tornare ogni volta che finisce un viaggio. Un luogo che quindi sia mio. Vi espongo la mia teoria del cesso. Allora, il cesso di casa, a mio parere, è l'unico al mondo in cui siamo veramente a nostro agio. Qualunque altro cesso avrà sempre qualcosa che non va. Alcuni magari sono troppo frequentati o troppo high tech. Magari alcuni si muovono troppo. Altri non hanno una buona fotografia. Questo cesso invece per me è veramente la perfezione. E questa cosa mi fa sorgere un dubbio. Nel momento in cui compro una nuova casa, il nuovo cesso prenderà il posto di questo cesso? Oppure avrò 2 cessi perfetti?
Niente cibo della mamma e del papà, niente ravioli fatti a mano, niente lasagne e probabilmente soltanto scatolame e tanta pasta col tonno. Tantissima. Variabile 4. La famiglia. In questo caso è un elemento da considerarsi in sottrazione, cioè un qualcosa che va contro l'idea di andare a vivere da solo. C'è poco da fare teorie, qua è facile, mi mancheranno. È ovvio che non mi sto per trasferire in Australia, però mi mancheranno quei piccoli elementi che fanno parte della mia vita quotidiana. I discorsi profondi alle 2 di notte con mio fratello, le tisane di mia madre, le quotidiane discussioni nerd con mio padre a tavola. E poi sicuramente mi mancherà il fatto che qualcun altro fa la spesa al posto mio. Questa è l'equazione che è uscita dal mio cervello. Possibilità economica più crescere più crearsi il proprio spazio meno famiglia uguale andare a vivere da soli. Questa equazione non è la fine del ragionamento, per questo il format si chiama mind sharing. A me piacerebbe molto riuscire a strutturare questi ragionamenti su un pensiero condiviso tra me e voi. Ora, io sono sicuro di non aver affrontato tutti gli elementi che compongono il concetto di andare a vivere da soli, quindi fatemi sapere nei commenti se mi sono dimenticato qualcosa, se non ho considerato qualche variabile, se voi la pensate in maniera diversa. È veramente figo se tutto ciò lo continuiamo a fare condividendo informazioni e idee. Dai forte, adesso io vi lascio. Ciao. Mettete like se vi è piaciuto e condividetelo. Grazie, ciao.